bentornate sul canale delle carte di Irene. Questa lettura riguarderà il mese che sta per giungere, quindi vedremo che novità ci porta questa nuova avventura di questo mese. Ho deciso di continuare con la ripartizione per quanto riguarda i mesi zodiacali perché vedo che apprezzate parecchio e anche per me è più interessante perché riesco a carpire più cose, ovviamente, perché andiamo un po' più nello specifico. Vedremo se riuscirò a trovare un sistema per andare ancora più in profondità, quindi trovare ancora più particolari. Allora, se vi piacciono i miei video, lasciate un like ai video che guardate e iscrivetevi al canale. Io comincerei subito, quindi con i segni d'acqua, il segno del cancro. Allora, anime del segno del cancro, vediamo come ci presentiamo a ridosso del nuovo mese, quindi con che energia ci presentiamo, segno del cancro. Allora, con che energie ci presentiamo? Allora, oggi ho fatto anche una meditazione particolare prima di iniziare a fare questo interattivo. Vediamo se ci danno qualche riferimento in più. Allora, abbiamo fondomazzo la fioritura e ok, come energia proprio di partenza nel nuovo mese abbiamo lo sperimentare. Allora, la fioritura rappresenta comunque l'apice di questo stato d'animo che state vivendo, per cui la completezza, la centratura, il radicamento. Questa è una regina di denari, molto in contatto con la natura, ehm, molto centrata. Se dovessimo, diciamo, rappresentarla in qualche modo per quello che riguarda la vita ordinaria, diremmo che potrebbe essere una mamma, una nonna, una matriarca comunque. A livello invece lavorativo parliamo di una persona centrata, sicuramente risolta in senso lavorativo, quindi appagata ehm, mh, nel pieno della sua centratura per quanto riguarda per esempio la carriera. Quindi veniamo da un momento ottimo che ci permette appunto, ci permetterà di sperimentare. Allora, questa carta che cosa rappresenta per il segno del cancro? La sperimentazione è un 3 di bastoni, quindi anche lo scambio con l'altro, la progettualità, quindi abbiamo lo stato d'animo perfetto per poter fare dei progetti, per poter mettere anche dei semi per i progetti, visto che veniamo da una luna nuova, da pochi giorni, possiamo sperimentare qualcosa di nuovo. Allora, vediamo con i tarocchi. Allora, che cosa sperimenteranno le anime del segno del cancro? Che cosa sperimenteranno? Questa ce la mettiamo qui. Cosa sperimenteranno le anime del segno del cancro? Di nuovo, venendo da questa condizione proprio benedetta, venendo da questa condizione benedetta, direi, con un'aura di tranquillità incredibile. Allora, la forza, il 7 di coppe, sono cadute delle carte, le teniamo, il 7 di pentacoli e il 3 di coppe, e a fondo mazzo c'è un'imperatrice. Allora, diamo uno sguardo iniziale. Che cosa ci stanno dicendo? Che succede qui? Allora, abbiamo sicuramente ripreso molta energia
stiamo riprendendo energia con la carta della forza, c'è anche un'energia della parte femminile di noi che sta venendo sempre di più alla luce, sia della parte femminile, ma anche della nostra forza vitale. Ci siamo rafforzati perché? Perché c'è bisogno di fare una scelta. Dobbiamo sperimentare in questo senso probabilmente una scelta e stiamo un po' cercando di capire se la scelta a cui stiamo pensando è quella giusta. Lo stiamo quasi chiedendo alle stelle. Stiamo vagliando varie ipotesi, cercando di capire quale sia la migliore, ovviamente. Perché? Perché vorremmo proprio seminare, quindi sperimentare, far crescere qualcosa che produca abbondanza, che produca anche un trio di coppie, che unisca delle persone in una partnership, quindi insieme, un gruppo di persone che lavorino insieme ma che abbiano lo stesso obiettivo anche per quello che riguarda la parte emotiva. Allora, vediamo ancora, spieghiamo queste carte. Che cosa sperimenterà il segno del cancro? Allora, ore di bastoni, un 9 di coppe, comincia ad affiorare proprio la tematica dell'amore anche. Un re di coppe, un sacco di persone. E la carta dell'asso di pentacoli. Ok, siamo proprio in fase creativa e abbiamo l'appeso a fondo mazzo. Allora tirerò poi ancora un'altra carta per vedere appunto queste frasi che cosa porteranno a terra. Allora, a livello di creazione stiamo nella, diciamo, nell'energia dello sperimentare, energia di sperimentazione. Allora, che cosa ci stanno raccontando queste carte? Che siamo orientati sicuramente in potere, in questo bellissimo re di bastoni che in realtà è una donna, perché questo mazzo ha un re per ogni seme, per ogni elemento, sia maschio che femmina, re. Allora comunque siamo orientati in potere, quasi quello che tocchiamo diventa oro, perché? Perché le nostre facoltà sono in luce in questo momento, ci siamo riappropriati della nostra essenza più profonda e possiamo creare. Carta confermata anche dall'asso di pentacoli, assolutamente. Vediamo un po', dividiamoli in settimane. Allora, nella prima settimana sperimenteremo che cosa? La forza e il re di bastoni. Questa è la vostra energia. Lascerete da parte anche la parte più istintuale, aggressiva in qualche modo, quindi quella più energica, per mettervi in centro e dare forza alle vostre idee, ai vostri progetti. Mettiamo un'altra carta. Che cosa porterà a terra? La prima settimana siamo centrate praticamente sulla fase creativa di questo sperimentare. Questo è l'input che avete dato all'universo con l'inconscio, la sperimentazione, però avete capito che bisogna assolutamente domare gli istinti per avere la giusta centratura per poter cominciare qualcosa di nuovo. Allora, vediamo che cosa porterà a terra tutto questo. La carta del mondo, ok. Quindi abbiamo una chiusura ciclo o anche una realizzazione. Ci sarà una realizzazione qui. Un'altra lettura è che vi troverete ad affrontare invece un re di bastoni e chiuderete un ciclo. Questo per quanto riguarda la prima settimana. Abbiamo la pienezza anche qui, quella che ci metteva qui in evidenza con la fioritura,
è come se aveste il mondo fra le mani, quindi la capacità proprio di creare, pensando, focalizzandovi. Quella sembra una maga praticamente, quindi siete molto in connessione con l'alto e probabilmente vi state anche lasciando andare rispetto alle intuizioni che arrivano. Questa nella prima settimana, vediamo nella seconda. Allora abbiamo un 7 di coppe, un 9 di coppe, un crescendo, vediamo che cosa la porterà a terra, un cavaliere di denari. Allora partiamo nella prima settimana con un'energia molto prorompente e a fondo mazzo c'è la luna. Allora, a fondo mazzo c'è la luna con un'energia che obbedisce a questa fioritura, quindi è una regina di denari e allo sperimentare. Chiaramente pensate che bisogna avere fiducia in se stessi per poter fare delle cose, ok? La seconda settimana c'è un po' un passaggio. Che succede? Siamo da un segno di, scusate, a un 7 di coppe, quindi un po' di dubbi per quello che riguarda come fare questa cosa, come realizzare un progetto. Passiamo al 9 di coppe, quindi abbiamo quasi organizzato tutto, manca però un qualcosa di molto importante che non arriva ancora, quindi questo rallenta un po' le cose. Per quanto riguarda l'amore farò un video a parte, questo ve lo dico, per pennellata sull'amore siamo indecisi perché stiamo bene da soli e comunque non ci manca niente, siamo quasi completi, quasi aspetteremo una persona che venga verso di noi e il vostro desiderio è che comunque si proceda lentamente. Allora, vediamo nella terza settimana. Abbiamo un 7 di denari, un re di coppe. Vediamo che cosa porta a terra, quindi un asso di spade. Allora, com'è la situazione qui? Si comincia a seminare proprio, si gettano le basi per vedere a lungo termine la fioritura di questo. Vi sentite pronti? Vi sentite pronti? Per farlo cominciamo e ci metterete proprio il cuore. Ancora non state dicendo quasi a nessuno che avete in qualche maniera nella testa una idea produttiva. Perché? Perché state aspettando che arrivino delle idee chiare o una notizia, quindi una notizia, una novità. Comunque quello che mi arriva è che potrebbe essere un pensiero di tipo alchemico, di non comunicare all'esterno quello che si vuole fare finché la situazione non sia partita. Questo vale anche per l'amore. Allora, vediamo nella quarta settimana, allora abbiamo un 3 di coppe, un asso di pentacoli e un 4 di pentacoli. Ehm, questo progetto coinvolge comunque delle persone, amiche o comunque dei vostri colleghi. Quello che porterà è sicuramente una realizzazione che cresce, quindi questi semi che abbiamo diciamo buttato a terra in questo periodo o nel periodo precedente, cominciano a dare le prime radici, i primi frutti, le prime piantine per una stabilità economica, direi. Allora però, questa situazione di isolamento che ci trova il 10 di coppe, continuate comunque a dire soltanto a poche persone quello che volete fare. C'è veramente qua un pensiero alchemico, sembrano quasi le regole di Paracelso, e una delle quali era di tacere sui propri progetti per non entrare poi in un cerchio per cui le persone possono in qualche maniera creare dei pensieri negativi verso quello che stiamo facendo.
Allora, qui c'è 10 di coppe a fondo mazzo, quindi abbiamo una totalità, 9 di coppe a cui eravamo fermi nella seconda settimana, si raggiunge assolutamente a fine mese, quindi con un 10 di coppe la realizzazione. 10 di coppe ci direbbe anche alta lettura, è che eh, state aspettando questo re di coppe che dia delle notizie perché diciamo, la storia finora ha dato pochi frutti. Questo ha dato un po' di pensieri sicuramente, ma a fine mese avremo una ricongiunzione. Allora, vediamo con le carte degli oracoli se abbiamo qualche informazione in più. Quindi lo sperimentare mi sembra rivolto comunque a un progetto, a un progetto, a un passaggio di livello anche. Allora è interessantissima la prima settimana in cui proprio prenderete coraggio, prenderete tutta la vostra forza, la vostra determinazione per passare di livello. Passiamo di livello qui, sia emotivamente, spiritualmente che anche a livello 3D, quindi pratico. Vediamo se con le carte degli oracoli abbiamo qualche... Ok, va bene, bilanciamento. Dobbiamo essere centrati e amare noi stessi. Questo re di bastoni ce lo diceva, ma questo è la vostra partenza proprio. Allora, comunità, il vostro gruppo, che è un po' questa carta, no? Vi farete sostenere soltanto dalle persone più prossime, non direte niente agli altri, e, ma anche se fosse, diciamo, un nuovo amore, non lo direte, lo sapranno proprio gli amici più stretti. Vi si richiede chiarezza della mente che c'era già su questo asso di spade e anche di stringervi intorno al vostro gruppo. Allora, vediamo se mi viene qualcos'altro. Allora, quello che mi viene è che chiudendo anche un capitolo della vostra vita, procederete più lentamente con una chiarezza del pensiero che vi porterà a una stabilità maggiore per quello che riguarda la famiglia e la casa. Ok, allora per il cancro è tutto e io passerei allo scorpione. Allora, ciao anime del segno dello scorpione, vediamo subito con che energie ci presentiamo alle soglie del nuovo mese. Con che energie ci presentiamo? Allora, con che energie si presenta lo scorpione nel nuovo mese? Allora, abbiamo la carta a fondo mazzo dell'afflizione e siamo al mondo. Allora, la carta dell'afflizione è un 9 di spade, quindi c'è un malessere proveniente da un pensiero che avete fatto anche su larga scala. Forse siete preoccupati per quello che sta succedendo nel mondo e non sapete come metterci riparo singolarmente. Allora, io vorrei confortarvi perché assolutamente è un pensiero molto bello ed è un pensiero molto importante perché è l'unico teoricamente che possiamo fare perché possiamo sollevare Madre Terra e anche dare un apporto positivo alla situazione attuale soltanto muovendo noi stessi, migliorandoci o cercando di portare con l'esempio un modo nuovo di essere.
Potrebbe esserci anche qualche problema derivante dalla famiglia d'origine che vi dà un po' di ansia. Allora, vediamo con i tarocchi. Da questa afflizione che è un 9, comunque si passa a un 10, quindi è una completezza. Questa afflizione farà posto a un pensiero più completo, più centrato e anche più radicato. Quindi quasi prendeste una linea di movimento per vivere proprio. Vediamo un po' che cosa succederà. Lo Scorpione nel prossimo mese, in senso generale ovviamente. Allora abbiamo un 4 di pentacoli, un paggio di pentacoli, la ruota della fortuna e il 10 di bastoni, e c'è una regina di bastoni a fondo mazzo. Allora metterei ancora 2 carte per spiegarlo. Allora qui abbiamo un 8 di bastoni, un cavaliere di spade, un re di spade sotto le vesti di una donna, un asso di coppe. A fondo mazzo abbiamo una regina di bastoni. Allora, prima settimana, leggiamola per settimane, poi diamo uno sguardo generale. Prima settimana, allora, quello che focalizza i nostri pensieri e tutti i nostri sforzi è sicuramente qualcosa che riguarda i nostri possedimenti, i nostri averi materiali che qualcuno probabilmente sta cercando no di intaccare, però di attentare in qualche modo. Allora direi che c'è una stabilità però per quanto riguarda la parte economica e avremo anche una comunicazione per questo, come se ci fosse un problema per quello che riguarda le vostre cose materiali e che comunque avete trovato un sistema, avete trovato un escamotage per salvare un po' tutto. Questa donzella è sorridente, quindi l'idea è sicuramente buona. Vediamo che cosa porta a terra. Un 4 di spade. Allora c'è stata qualche difficoltà per quello che riguarda uno dei vostri beni, qualcosa che voi possedete, la casa sarebbe, ma avete trovato comunque un escamotage per risolverlo, o lo troverete per risolverlo, e potrete finalmente riposarvi e stare tranquilli. Quindi l'afflizione poteva riguardare anche un problema di ordine molto pratico. Questa tranquillità avviene proprio come un ristoro dei sensi e del fisico. Un'altra lettura è che per quello che riguarda la stabilità economica avete avuto una comunicazione in qualche modo che vi farà stare più tranquilli. Forse aspettavate che una chiamata o comunque qualcuno che vi rendesse ufficiale una situazione che coinvolge il lavoro. Allora, Scorpione, vediamo la seconda settimana. Abbiamo un paggio di pentacoli, un cavaliere di spade, portiamo a terra un 6 di spade e a fondo mazzo abbiamo l'imperatore. Allora, quindi seconda settimana, che cosa succede? Siamo finalmente in grado di alleggerirci in questo momento, cioè possiamo andare leggeri. Quello che è riguardato la prima settimana ha lasciato un po' più il campo alla spensieratezza, il contatto con la natura come se fossimo dei bimbi, ok? Forse desideravamo stare un po' più in natura perché le carte di denari rappresentano appunto l'elemento terra e riuscire a curare un po' di più alcuni aspetti della nostra vita. Le nuvole sono passate con questo cavaliere di spade che appunto con una certa leggerezza cerca proprio di realizzare quello che pensa, di far andare via queste
nuvole, che l'afflizione forse rimane in qualche modo, e ce la ritroviamo qui, no, che comunque queste nuvole nere si stanno diradando finalmente e troviamo un'isola felice su cui ancorare. Allora, queste difficoltà sono quasi volute dall'alto. Ci dovevano essere in qualche modo perché voi tiraste fuori dal cilindro uno dei vostri doni. Mi viene in mente l'intuizione, quindi il collegamento con l'alto. Allora, nonostante le nuvole stiano sparendo, comunque la mente non è chiarissima. La carta dell'imperatore ci dice che ci centreremo di più e che riusciremo a gestirci in maniera efficace. Altra lettura è che, questa è molto specifica però, siamo scorpioni a confronto con un imperatore che è come se avesse una posizione più alta della vostra. Qui ci sono di mezzo dei figli. State cercando di chiarirvi un po', di togliere un po' di nuvoloni per la salvaguardia dei vostri ragazzi, praticamente, dei vostri figli, e vi allontanerete con loro, quindi starete un po' più coi ragazzi, questo sia che voi siate un uomo o una donna ovviamente, in un posto tranquillo. Mi vengono in mente un po' le vacanze, quelle strutturate insomma per le famiglie che non abitano più tutte sotto lo stesso tetto. Quindi qua sembrerebbe che comunque questo Cavaliere di Spade abbia ottenuto che cosa? Di poter avere qualche momento per stare in tranquillità con i suoi ragazzi. Allora, vediamo, terza settimana, ruota della fortuna si cambia, quindi una centratura per quanto riguarda il cuore. Bisogna sbloccare assolutamente l'energia del quarto chakra, quindi del chakra del cuore, affinché i meccanismi ripartano. Non vorrei che questa sia un po' una battaglia che state facendo per i ragazzi, per i vostri figli. Qui c'è la prevalsa comunque della parte femminile mentale, quindi una mente un po' addolcita dalle emozioni. Un re di bastoni, fondo mazzo, un 8 di coppe. Potrebbe esserci un cambiamento di energia, perché questa potrebbe essere la vostra energia in due sfaccettature. Finalmente si sblocca qualcosa a livello emotivo e ricomincia a fluire sia l'energia di contatto con l'universo, sia la vostra energia vitale e creativa. Altra lettura, potrebbero esserci due persone interessate, è come se vi foste allontanati o allontanate perché sono due le persone che vi coinvolgono e probabilmente in questa terza settimana avrete la possibilità o di conoscerle se sono nuove, oppure di avere comunque dei contatti. Se è la vostra energia, è un'energia che si amplia. Passiamo da un re, ve le faccio vedere perché sono troppo belle, passava da un re di spade a un re di bastoni. La cosa bella è che sono entrambe donne, quindi è la parte femminile del re di spade e la parte femminile del re di bastoni. Quindi direi proprio riprendiamo un po' il fluire della nostra energia, perché vogliamo anche un cambiamento che non sia lasciato al fato, che non esiste. Quindi stiamo stringendo un po' la maglia di questa rete e probabilmente le persone a cui state pensando sono un re di bastoni, quindi molto vitale, energetico, molto anche affascinante, magnetico, e un re di spade che invece è notoriamente un po' più distaccato, molto intelligente, molto strategico, meno sentimentale, meno focoso, meno emotivo. Allora, vediamo nella quarta settimana, abbiamo un 9 di bastoni,
un asso di coppe e il mondo. Allora, qui c'è una realizzazione per quanto riguarda l'amore. Si smette un po' di fare incetta di fiori, non spiegherò questa metafora, fare incetta di fiori senza neanche poterne assaggiare o sentire il profumo, no? Sono talmente belli, ma cominciano a pesare, pesa un po' quasi la compulsione con cui passiamo da un fiore all'altro. Stiamo cercando assolutamente l'amore e qui abbiamo una realizzazione in questo senso, un cambio di prospettiva anche. Allora, poi successivamente farò una stesa esclusivamente per quello che riguarda l'amore, quindi farò un interattivo solo sull'amore del prossimo mese, però qui già abbiamo degli assaggi, asso di coppe, quindi allora vediamo un po' nel piano generale, guardandole tutte insieme, se c'è qualche informazione in più. Allora, quella ruota della fortuna col mondo mi direbbe che c'è comunque l'intenzione di fare un cambiamento e che ci sono dei passaggi di livello in questo mese, a livello di evoluzione. Integrerete degli aspetti anche di voi. Fattivamente incontriamo anche parecchie persone. Scorpione, siamo alla ricerca di un amore. Aspettiamo un amore proprio. Anche se avete qualche difesa ancora alta. Allora, vediamo. Dobbiamo tornare in alto, quindi risalire la china, e ce lo diceva la carta dell'afflizione. Questa è l'energia di partenza. E qui c'è una visione, l'intuizione e la ricettività. L'intuizione la prendiamo anche da questo re di spade, che è appunto sotto forma di regina, che è proprio la connessione verso l'alto. Arriverà un'intuizione quindi per qualcosa che desiderate. Altra lettura è che vi siete presi un momento di fermo per riposarvi. Perché? Perché andrà in conclusione anche forse il rapporto con un re di bastoni, che attualmente ritenete un po' troppo pesante. Il cambiamento riguarderà assolutamente la parte razionale. Razionalmente avete preso coscienza del fatto che state comunque facendo incetta di conoscenze senza giungere a niente, perché queste conoscenze vi lasciano ancora più irrigiditi. Allora, questa ruota ha comunque qui un cuore che si sblocca e abbiamo questo sblocco. Qua sembrerebbe nell'ultima settimana per un passaggio di livello di consapevolezza. Allora, per lo Scorpione è tutto e alla prossima lettura. Allora, anime del segno dei pesci, vediamo di fare qualche previsione per quanto riguarda le energie, soprattutto di partenza e per quello che succederà nel mese che sta arrivando. Come partono le anime del segno dei pesci? Allora, energia di partenza del segno dei pesci. Allora abbiamo i giochi politici e morale. Abbiamo l'energia un po' rigida di una regina di spade e sempre per il seme di spade, per l'elemento aria, quindi un 7. Allora c'è un irrigidimento, un sanzionamento, vi presentate così a inizio del mese perché qualcuno ha fatto il doppio gioco o comunque non vi ha detto la verità per entrare nelle vostre grazie, ha
raccontato qualche balla. Qua c'è l'energia proprio di un serpente, che in questo caso non rappresenta assolutamente la sapienza, ma qualcosa che viene fatto di nascosto. Vi siete un po' irrigiditi e irrigidite. Siete sanzionanti. È una cosa probabilmente che vi ha dato molto fastidio, che va oltre le vostre linee, diciamo, di principio, ecco. Vi ha fatto stare male questa cosa. Abbiamo un asso di coppe, un 7 di pentacoli, imperatore, e un 7 di bastoni. Abbiamo una liberazione qui. Un cavaliere di spade, un cavaliere di pentacoli, la torre, 10 di pentacoli. Allora, fondo mazzo abbiamo il 2 di coppe. Approdiamo a questo mese con un'energia di difesa, assolutamente, dopo un'azione fatta alle nostre spalle. Abbiamo un tradimento, ma che potrebbe anche non essere un tradimento di coppia, ma anche un tradimento dei propri principi, o comunque qualcuno è andato contro quello che è il vostro modo di essere e di vivere. Allora, qui mi parla di un asso di coppe e di un cavaliere di spade. Questo cavaliere di spade è molto importante nella vostra vita. Se è una parte di voi, è una parte che sta facendo chiarezza per quanto riguarda quello che vuole dall'amore. L'amore in senso lato, ovviamente, l'asso di coppe teoricamente è l'amore universale, quindi quello assoluto, il principio dell'amore, proprio l'idea prima. È come se steste facendo chiarezza dentro di voi sulle prerogative che debbono avere le persone che vi stanno accanto, perché per voi l'amore è anche amicizia, è anche la fratellanza, non solo rapporto di coppia, quindi è come se pesci vorreste intorno a voi persone fatte in un certo modo, che rispettino proprio la legge del cuore, quindi che si muovano con una chiarezza, una realtà, una emotività di un certo livello. State facendo chiarezza dentro di voi, ma state anche togliendo delle persone, quindi delle persone che non rientrano in questo quadro che vi siete fatte interiormente. Vediamo un po' che cosa porta a terra questo. Un festeggiamento, una realizzazione. Direi che la connessione con l'energia che muove le stelle, come diceva il poeta, la connessione è altissima. Quindi è come se foste guidati proprio a sgrezzare un po' la situazione e quindi anche a tagliare dei rami secchi. Questo farà in modo che ci sia quasi un festeggiamento interiore anche, non solo esteriore, perché finalmente vi sentite più leggere o più leggeri. La casa rappresenta anche l'interezza del nostro essere, quindi vi state prendendo cura di voi, cercando di fare pulizia con leggerezza, con tranquillità. Non è un'energia d'attacco, è un'energia che con la parola o coi fatti muove la realtà. Seconda settimana abbiamo un 7 di denari e un cavaliere di denari. Abbiamo seminato, i frutti sono arrivati, ma non sono quelli che ci aspettavamo. Questo cavaliere di pentacoli è uno centrato sul lavoro, questo è un re di spade. Allora, state aspettando che qualcuno vi dia una notizia, una persona comunque rappresentante istituzionale, direi, un giudice, un avvocato anche, no? Perché le cose vanno un po' a rilento.
Sto aspettando una notizia, qualcuno che vi dica, che vi dia delle novità anche. Tutto procede molto lentamente, per quanto riguarda il lavoro direi. Quindi ancora i pensieri sono per il lavoro, nella seconda settimana, si procede lenti con la propria esperienza, forti di quello che si è fatto, del lavoro compiuto. Andiamo un po' alla terza settimana. La terza settimana abbiamo un imperatore, una torre che crolla e un 6 di pentacoli, a fondo mazzo il folle. Allora possiamo, interessantissima questa frase, quindi qualcuno che manipola, che si sente un imperatore con un ruolo, vero o presunto, e che in questo momento finora ha manipolato anche la realtà e la verità, ci sarà un crollo inesorabile e l'equilibrio verrà ristabilito. Voi avete subito un torto da questa persona, da questo imperatore, e quasi avete provocato questo crollo della torre che verrà giù senza nessun tipo di opportunità perché non avvenga. L'energia del folle è anche l'energia di una persona che ricomincia, che inizia dell'anima leggera, proprio spensierata, che non conosce pericolo. Quindi si risolverà una situazione che anche vi trascinate da tempo. Si rompe il silenzio su una situazione che vi riguarda, in cui sono coinvolte altre persone, di cui una direi proprio con tratti manipolativi. Quarta settimana abbiamo un 7 di bastoni, un 10 di denari. Ci liberiamo un po', e riprendiamo l'equilibrio. Allora, che succede qua? L'amore può ricominciare a fluire, qui la carta del carro della lentezza. Riprendiamo il nostro cammino. Allora, innanzitutto il 7 di bastoni ci sta dicendo che vogliamo essere liberi da questa situazione qui di costrizione in qualche maniera. C'è qualcuno che cerca di manipolare delle informazioni anche che ci riguardano, chiaramente non dicendo la verità. Ed è proprio rimanendo su un alto livello che vi libererete di questa situazione. Qui c'è proprio una persona qui in fondo, non so se si vede, la faccio vedere qui, c'è quasi un combattimento, è un dominio, si uscirà da questo dominio, anche latente. C'è qualcuno che lavora sotto, quindi la carta dei giochi politici riguarda questo. Riconquisterete diciamo l'equilibrio per quanto riguarda proprio l'energia che vi lega alla terra e anche un po' di fiducia, perché avete vissuto questo come un'ingiustizia. Recupererete l'equilibrio, il contatto con l'universo e ricomincerete a camminare al vostro passo, fiere di essere state sempre voi stesse o voi stessi. Allora, vediamo con le carte oracolari se abbiamo qualche informazione in più. Un avanzamento per quanto riguarda la coscienza, e questa carta della torre poteva indicarlo. Quindi guardare avanti, non farsi attanagliare dalle cose che sono passate. Allora, le vibrazioni della mente, qui abbiamo una risonanza con qualcuno o con degli eventi. Prima lo dicevo che la carta della torre mi sembra provocata da voi, questo crollo. Questo crollo l'avete provocato senza muovere un muscolo, ma soltanto concentrandovi sulla giustizia, quella universale ovviamente. Avete desiderato che l'universo desse dimostrazione del suo equilibrio e poi l'equilibrio arriva. Qui abbiamo una risonanza, è come se i vostri pensieri buttassero giù questa torre e l'imperatore per questo equilibrio, un dare e avere. Quindi deve esserci uno scambio alla pari, bellissimo.
Allora, quindi, riassumendo, cercherete di fare chiarezza, poi c'è un'attesa di una notizia per quello che riguarda forse la sfera lavorativa, quello che avete elaborato per quanto riguarda questo 7 di spade o comunque i giochi politici verrà alla luce nella seconda parte del mese. Crolleranno delle situazioni, direi un castello di carta che crolla, perché i manipolatori, ricordiamoci sempre che i manipolatori sono delle persone deboli, molto deboli, che giocano sul fatto di attaccare per non essere attaccati. Allora, vi conforto in questo perché innanzitutto qui si vede una potenza mentale non indifferente e vi faccio tutti i miei complimenti. Non è stata una potenza d'attacco, assolutamente, e direi di più neanche di difesa, ma solo di richiesta all'universo di giustizia, di equilibrio. Per quello che mi riguarda, l'universo funziona con questa unica legge, la legge dell'entropia, dell'equilibrio. Quindi se c'è una azione che scompensa le energie, un'altra avverrà per far ritornare la bilancia esattamente in equilibrio perfetto. Allora, carissimi e carissime, io vi saluto, vi aspetto per la prossima lettura. Lasciate un like e commentate, iscrivetevi al canale. Un bacio.